Eccoci signori, buongiorno, buongiorno. Questa mattina con il nostro grande Daniele Palcin parleremo di monocorda, ma soprattutto il monocorda suonato all'ipogeo, quindi state con noi perché ci saranno veramente delle grandissime novità. Sono un liutaio che costruisco strumenti musicali e costruisco ad personam. Non sono degli strumenti musicali che servono per fare musica in senso stretto, ma sono degli strumenti musicali a corda, accordabili, che io ho ideato per utilizzarli in suonoterapia. Le frequenze incidono in maniera determinante nella persona, perché noi che lo vogliamo o no siamo frequenza e vibrazione e quindi sensibili a tutto quello che in quest'ambito viene applicato al nostro sistema biologico complesso. Noi siamo fatti al 90 e più per cento d'acqua in termini assoluti, in termini relativi almeno all'80%, e quindi noi andiamo proprio a cambiare la geometria di quella che è la nostra acqua, che deve essere naturalmente confusa con l'acqua del rubinetto e ben altro, ma questo liquido che ci caratterizza e che mantiene una memoria, su questo ormai non ci sono più dubbi, l'acqua può essere informata attraverso i suoni. Informare l'acqua è assolutamente importante. Noi dobbiamo di volta in volta cercare di riportare a uno stato, possiamo dire originario, le nostre cellule, quindi la nostra acqua delle cellule, a quello stato primario di coerenza e di equilibrio, e il suono in questo caso è estremamente importante, appunto perché dicevo prima che noi siamo suono e vibrazione. Eccoci Daniele, buongiorno, buongiorno. Buongiorno a te caro, buongiorno a tutti quelli che stanno ascoltando e che ascolteranno. Ciao. Buongiorno caro, buongiorno. Allora, parleremo ancora di monocorda. Intanto sei appena tornato dalle vacanze, se non mi sbaglio, vero? Esatto, sono tornato Ecco. lunedì e mi sono riposato finalmente. Ho fatto un sacco di Ok. chilometri come al solito, quello è il mio modo di riposarmi, ma comunque bene, ho visto dei posti meravigliosi. E sono stato sulla tomba di Bach soprattutto. La cosa mi ha emozionato in maniera incredibile. Bello, insomma, penso che ci sia Moriamo qualcosa- tutti, essere a Sì. contatto con quello che è il mio idolo sicuramente è stato qualcosa di estremamente emozionante. Ecco, benissimo. Allora, intanto due paroline per quanto riguarda il monocorda, perché è un po' che non sei sui nostri canali, per cui magari qualcuno si potrebbe essere perso qualcosa. Allora, intanto il monocorda, strumento che tra l'altro ho anch'io in studio, che cos'è, come funziona, per quale ragione è magico? Allora, il monocorda è uno strumento che io realizzo, è uno strumento a corde, contrariamente al nome, che è già un paradosso, ha 36 corde nelle due versioni, perché tu hai il monocorda arca, quello di cui parleremo oggi, con cui ho fatto un esperimento importante, e l'altro è in sezione aurea, tutte e due hanno delle caratteristiche molto simili. Il primo, il monocorda arca, è adattissimo per fare suonoterapia, infatti anche nel tuo studio, e credo che tu lo utilizzi parecchio, e l'altro, il sezione aurea, è molto più adatto per tipo di suono a quel mondo che chiamiamo olistico, in cui si fanno bagni di suoni, meditazioni, tutte cose di questo tipo. Non che l'altro non possa essere utilizzato, ma i due hanno delle caratteristiche diverse e quindi secondo me uno è preferibile all'altro nei due ambiti. Io li costruisco ad personam, come ho detto prima in quel pezzettino di video che tu hai pubblicato. E quindi cosa vuol dire? Che le persone devono venire in contatto con me in qualche modo, quindi o nei corsi o in qualche altra situazione, venendomi anche a trovare qui dove abito, e soprattutto provare il monocorda, perché deve essere non una pulsione momentanea, ma qualcosa che spinga la persona a fare suo quello che per me è quanto di più prezioso io sia riuscito nella mia vita a creare.
Quindi è fondamentale l'interazione con la persona, ma soprattutto che la persona interagisca con gli strumenti che io realizzo di volta in volta. Io non ho mai monocorda disponibili, ma ho solamente legno in casa che poi assemblo rispetto alle decisioni che prendiamo assieme con il committente. Io sono come un costruttore di centinaia di anni fa che aveva bisogno di un committente per essere stimolato a costruire qualcosa di importante. Comunque è uno strumento accordabile, questa è la chiave principale di efficacia di quello strumento, quindi vuol dire che noi possiamo lavorare con varie accordature, su varie note, varie frequenze, quindi abbiamo in mano un mondo non vincolato da una struttura che rimane tale per tutta l'esistenza di vari strumenti, quasi tutti, quelli che fanno parte di quel mondo di strumenti armonici che conosciamo un po' tutti. Non ti si sente? Ecco, stavo dicendo grazie, grazie Daniele. Allora, per quanto riguarda i tuoi corsi si sviluppano in 2 giorni, è sempre un weekend, no, che tu dedichi alla didattica. Allora, che cosa si apprende in questi corsi, nei corsi che fai? Allora, i corsi sono 3 livelli, primo, un secondo, un terzo. Nel primo, allora intanto c'è da chiarire che secondo il principio che ho espresso prima, noi accettiamo le persone che non hanno un monocorda anche, perché forniamo noi gli strumenti in modo che la persona, soprattutto in sede di corso, abbia modo di capire qual è lo strumento che li farà innamorare e lì decidere soprattutto se è lo strumento che vogliono. E quindi nel primo livello c'è una parte di teoria che riguarda l'utilizzo delle frequenze, perché certe frequenze sono più importanti di altre, come si accorda, cosa sono le accordature, le note, quindi un'infarinatura anche a livello musicale, ma questo non prevede che la persona sappia già di musica, perché noi parliamo di suoni, ma è fondamentale capire cos'è un suono, perché ha un'influenza così importante nel nostro sistema biologico complesso, e quindi quello è un momento importante. Poi si parla di simbologia e perché i monocorda hanno dei simboli, di tutto quello che c'è dentro il monocorda e di vari aspetti che caratterizzano questo strumento e il modo di utilizzarlo. Quindi faremo molto lavoro con le persone già dal pomeriggio e tutto il giorno dopo, e quindi si interagisce molto, si fa tanta esperienza, ed è la cosa principale quando si deve capire qualcosa che non si può spiegare. Spiegare il gusto di un frutto che non si conosce è impossibile, quindi bisogna provarlo, assaggiarlo, farlo assaggiare agli altri, sentire cosa sentono, e quindi fare tutto questo tipo di esperienza, che poi il campo, in quel caso amplificato da tutte le persone che partecipano al corso, diventa molto 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 importante. Quindi ci divertiamo poi molto ai corsi. Ecco, grazie Daniele. Senti, allora, l'ipogeo, no? Stiamo per vedere un interessantissimo video dove di fatto viene suonato il monocorda all'ipogeo. Intanto, che cos'è l'ipogeo? Allora, ipogeo è una struttura artificiale sotterranea, quindi vuol dire che qualcuno ha scavato questo luogo, e questo, vabbè, è già interessante perché abbiamo una struttura che ha una datazione. Lì lo vendono come una struttura celtica, ma credo che da quello che abbiamo capito e si è capito, questa struttura vada molto in là, quindi si parla di 10-12 mila anni. Ma quello che è più interessante è che in quel luogo si facevano sicuramente dei riti o si creavano situazioni tali per interagire o tentare di interagire attraverso sicuramente i suoni con il trascendente, quello che si è sempre fatto e si continua a fare, creando luoghi, ad esempio chiese come quella che ho appena visto in Germania, che sono pazzesche, e piene di organi, tra l'altro. È inspiegabile come suona uno strumento all'interno di strutture di quel tipo, ma qui siamo davanti a qualcosa che ha 10-12 mila anni, e nella parte più antica, che è quella dove vedrete che io sto suonando, lì il monocorda diventa tutt'uno con la struttura e con la persona che sta suonando e con le persone che sono presenti. Che cosa succede?
succede che vivi in maniera importante lo stato alterato di coscienza. Nulla di magico, nulla di strano, ma vuol dire staccare la mente dal corpo e come dico tante volte diventa fondamentale questa pratica, perché quando noi stacchiamo la mente dal corpo, il nostro corpo ritorna in equilibrio in maniera assolutamente perfetta e magica. Ma perché? Perché i nostri problemi li accumuliamo nel fisico, ma sono generati chiaramente da emozioni represse. Credo che sia un concetto piuttosto chiaro, soprattutto nelle persone che stanno ascoltando la trasmissione e che ti seguono. Sì, però non è sempre bene ribadirlo perché lo stato di tensione, che è la causa oltre che di patologie, ma anche di tutta una serie di problemi, è importantissimo dissolverlo e molte persone lo hanno, io me ne accorgo in studio per esempio, lo hanno e non se ne rendono conto di fatto, quindi c'è una assuefazione anche in merito a questo, eh? Ci si abitua a situazioni che sono assolutamente intollerabili. E quando noi sentiamo anche in sede di corso, perché capita poi nella condivisione che ognuno racconta la propria storia, ci si rende conto che ci sono persone che hanno delle situazioni in cui per noi è impensabile, assolutamente impensabile, semplicemente immaginarlo. E sono persone normalissime, quelle che vediamo continuamente per strada, e l'essere umano riesce ad abituarsi in maniera incredibile a situazioni intollerabili. E tutto questo poi si trasmette nel nostro corpo, perché le tensioni le accumuliamo lì e diventano dei problemi enormi. All'inizio sono dei fastidi, poi diventano sempre più complicati e alla fine diventano delle cose estremamente difficili poi anche da sistemare. Ed è per questo che queste pratiche, che nel mio caso riguardano il suono, nel tuo anche, perché attraverso le campane il suono viene prodotto, ma in tantissime altre tecniche, sono auspicabili perché le persone poi continuamente cerchino quello stato di equilibrio che le può fare non sopravvivere, ma vivere. E questo è fondamentale, perché la maggior parte delle persone che vedo in giro sono dei morti che camminano. E quindi credo che mantenere un equilibrio sia fondamentale. Assolutamente, Daniele. Allora, senti, vogliamo condividere questo video? Volentieri. Ecco, così poi ci spiega anche quello che comunque di fatto sono tutte le finezze di questa circostanza. Allora, intanto, eccolo qua.
Ha silenziato. È bellissimo, Daniele. Anche tu sei silenziato. Ecco, vai. Allora, definirlo bellissimo è riduttivo secondo me, perché è un'esperienza incredibile. Io vorrei fare un attimo di storia su quello che è poi la realizzazione del suono che avete sentito e perché è stato inserito in quel posto. Allora, un bel po' di anni fa ormai, durante una cena ho conosciuto un grande amico che è Daniele Lorito, è un iridologo molto molto importante. Ha scritto più di 70 libri sull'iridologia, l'ha cambiata praticamente. E quando eravamo a cena, da un amico comune, lui mi fa: tu di cosa ti occupi? Gli dico che mi occupo della costruzione di strumenti a corda che hanno 36 corde. Lui mi dice: ok, la settimana prossima ci vediamo. Poi quando ci siamo visti ho capito cosa stava combinando. Lo conoscevo già, ma quando poi ho visto quello che lui è, il secondo personaggio che per me è stato ancora più importante, che è Alfonso Rubino, questo ragazzino di ormai 78 anni, che per tutta la vita si è occupato in maniera importante di geometria sacra, e quindi di misurare i luoghi in cui si tenta di mettere in contatto il trascendente con l'immanente, stavano trasformando l'iride, e quindi uno dei tratti biologici più unici che noi abbiamo, tanto che ci servono a sbloccare serrature che farci riconoscere in modo assolutamente coerente. Quindi Daniele Lorito scontornava questa l'iride delle persone e voleva trasformarla in suono. Allora, tutto questo veniva messo in atto da un algoritmo creato da Alfonso Rubino, che aveva praticamente ideato in maniera assolutamente per me inspiegabile attraverso i concetti che vi ho detto prima, e suonava all'interno di un range di suoni fra il 106 Hz e il 124 Hz. Bene. Tutto questo veniva fatto da loro con strumenti di sintesi, quindi con un sintetizzatore che si incaricava di trasformare in suono quello che era quel tratto. Attraverso quell'algoritmo abbiamo invece inserito in maniera analogica, accordando il monocorda su le indicazioni degli hertz di riferimento delle varie iridi, il suono di tutto quello studio che stava facendo Daniele. E questo è stato enormemente amplificato, perché la sintesi, per quanto sia qualcosa di assolutamente interessante, non potrà mai nemmeno avvicinarsi a un suono analogico. Analogico vuol dire che non è amplificato, è puro come esce da uno strumento. Se poi quello strumento ha delle misure di un certo tipo, diventa ancora più performante. E quindi a un certo punto Alfonso Rubino mi dice: senti, se tu vuoi, io inserisco nel tuo modo di creare i monocorda il codice armonico dell'Arca dell'Alleanza, che lui aveva scoperto essere uno dei innumerevoli oggetti. Ma l'Arca dell'Alleanza, ricordiamoci che per primo noi la conosciamo in tutti i minimi particolari, perché è descritta nell'Esodo, e quindi in ogni minimo particolare, quindi sappiamo misure, e attraverso quelle misure Alfonso è riuscito a estrapolarne il codice armonico costruttivo. Ma quel codice armonico è passato nei millenni ed è stato utilizzato da pittori, Piero della Francesca, ma in strutture leonardesche piuttosto che in altri ambiti, per potenziare quegli oggetti, quei quadri, quelle opere create da questi personaggi. E qui comincia una delle prime domande: come è passato quel codice, da dove deriva? E credo che difficilmente riusciremo a saperlo, ma nei millenni è passato e ha reso uniche, irripetibili e performanti quelle opere di cui stiamo parlando. Quindi quando si mette quel codice all'interno della costruzione dei miei strumenti, che erano già comunque, ripeto, in sezione aurea, quindi un codice armonico già di per sé importante. La natura si esprime con la sezione aurea, gli alberi sono sezione aurea, noi siamo sezione aurea, tutti i nostri tratti del corpo, del viso, sono tutti quanto più vicini alla sezione aurea, e questo ne determina anche per noi l'attrazione e la bellezza.
Allora, perché si utilizzavano quei suoni dai 106 ai 124 Hz? Perché uno studio importantissimo che ha dato luogo all'inizio di quella branca che per ora è chiamata pseudoscienza, ma secondo me è scienza pura, che è l'archeoacustica, fatta da il professor De Bertolis dell'Università di Trieste, che per primo ha capito che quel luogo, che è a Cividale del Friuli, quindi a non moltissimi chilometri da dove abito io a Vicenza, ha capito che quel luogo era risonante a una determinata frequenza. Quella frequenza riguardava quel intorno ai 110 Hz, che poi possono diventare 106, 124, ma il 110 è quella più performante. Come l'ha capito? Intanto per intuizione ha capito che quel luogo aveva delle particolari risonanze, ha portato le persone che lui ha utilizzato come cavie in quell'ipogeo, che vi posso assicurare che è strettissimo ed è complicato, porta giù strumenti, immaginatevi poi portare giù gli elettroencefalogrammi che lui ha portato con gli infermieri che facevano tutta questa operazione. Ma che cosa è successo quando ha iniziato a utilizzare quello che per lui era lo strumento, e anche secondo me è logico che sia così, più utilizzato in quei momenti? Il tamburo sciamanico. Il tamburo sciamanico generalmente suona intorno ai 100-110. Per magia, i lobi frontali di quelle persone, analizzate in quel momento dagli elettroencefalogrammi, avevano illuminate le zone dei lobi frontali. Cosa vuol dire? I lobi frontali sono la sede dell'immaginazione del nostro cervello. Vuol dire che noi entriamo in stato alterato di coscienza. Nulla di magico, come ho detto prima, ma è quel modo di staccare la mente dal corpo, ed è la stessa cosa di quando noi utilizziamo quella parte del cervello, ad esempio, per indicare una strada a una persona. Ci estraniamo completamente, vediamo la strada, tutti i particolari, e la descriviamo alla persona che ce l'ha chiesta. Oppure quando ci troviamo in macchina e ci troviamo in un luogo e non abbiamo la più pallida idea di chi abbia guidato la macchina fino a lì. Cosa succede quando questo accade? Come ho detto prima, la mente è la sede delle nostre emozioni. Le nostre emozioni diventano poi fisicità, e la fisicità a volte può darci dei grandi problemi, e quindi utilizzare frequenze di questo tipo, ma che passino attraverso strutture che abbiano questa valenza, diventa assolutamente importante per andare a fare poi quella che io chiamo terapia. La terapia, ricordiamoci, deve essere qualcosa che mi dia modo di verificare i due stati, lo stato precedente e lo stato successivo all'intervento che noi stiamo facendo sulla persona. Nel caso del monocorda arca è facilmente individuabile, perché noi, e lo insegno ai corsi, attraverso il rientro da dismetrie, quindi vuol dire che quei tratti del nostro corpo, soprattutto negli arti inferiori, che troviamo troviamo differenze fra i due arti, che queste differenze non sono difetti fisici, ma sono semplicemente dei tentativi di riequilibrio del nostro sistema nervoso centrale alle situazioni di stress a cui noi tutti siamo sottoposti, e quindi è normale che le persone abbiano tutte, o perlomeno in grandissima parte, delle differenze negli arti che evidenziano questa situazione di stress. È chiaro che più siamo stressati, e questo potrebbe essere dovuto a vita impegnativa, vita che non ci piace, alimentazione, malattie e varie cose che ci portano in disequilibrio. Sottoposti a questo tipo di suono, e perlomeno con il monocorda che io costruisco, in qualche minuto tutto questo rientra in maniera che sembra magica, ma magica non lo è. E quindi da lì in poi la persona si trova in equilibrio e vive questo equilibrio migliorando sia la sua vita che, se viene utilizzato da un terapeuta, può essere
un amplificatore della tecnica che già utilizza o delle tecniche, perché lavorare con una persona in equilibrio è più veloce, più importante, ma soprattutto, ed è quello che io auspico, perché non vorrei essere confuso quando parlo, perché alcuni me lo dicono e hanno perfettamente ragione, quello che io vorrei è che questi suoni partecipassero nella vita delle persone costantemente, non solamente negli studi del terapeuta. In casa mia circola 24 ore al giorno in ogni stanza il 110 Hz a volume zero, perché non importa il volume a cui si ascolta, perché chiaramente è piacevole da ascoltare, è lo strumento che io faccio, ma io in questo caso utilizzo l'informazione all'interno di quel suono, ed è quella che il mio sistema e il sistema di tutte le persone percepiscono come stimolo di rientro dalle situazioni di stress. E quindi la nostra casa è immersa costantemente in questo suono a 110 Hz che noi non sentiamo assolutamente, ma che il nostro corpo percepisce e il nostro sistema percepisce, i cani che vivono con noi, le persone che vengono a casa nostra, che generalmente la trovano piacevole, magari non trovano più piacevole me, perché sono una persona notoriamente spigolosa, ma l'ambiente di solito è ritenuto piacevole. Dai, tu non sei spigoloso, dai. Ti ringrazio. Non ho mai conosciuto le persone spigolose, allora. No, ne conoscete parecchie. Allora, se hai qualche altra domanda, volentieri, perché io potrei parlare giorni di questo. È stato chiaramente emozionante, stavo tralasciando questa cosa, perdonami se ti interrompo. Andare a suonare in quel luogo ha dato per me la stessa sensazione di quando io cerco di spiegare il suono di un monocordo a una persona che non ha mai sentito. Perché soprattutto nell'ultima immagine, che magari si nota poco, io ero avanzato di circa un metro e mezzo all'interno di un cunicolo, e in quel momento tutta la struttura si è messa a tremare, con me compreso che ero dentro, quindi tutto il mio sistema e le persone che ho fatto poi scendere, perché poi io mi entusiasmo e come avete visto io mi porto alcuni miei allievi, loro hanno portato delle altre persone, non avevo idea di cosa mi sarei trovato e mi sono trovato in un posto estremamente angusto, ma comunque ce l'abbiamo fatta, ci siamo anche divertiti. Ma quello che io ho vissuto e le persone che erano lì hanno vissuto è qualcosa di assolutamente inspiegabile. Quindi quel luogo diventa strumento musicale, si mette a vibrare in maniera perfetta con tutto quello che sta dentro a quel luogo, e la sensazione è dire piacevole e riduttivo. È come fosse un massaggio all'anima della persona che sta lì dentro. E se poi tu questo lo porti a una situazione che potrebbe avere circa 12.000 anni, diventa qualcosa di assolutamente incredibile. Quindi vuol dire che all'epoca qualcuno con degli strumenti, degli scalpelli, dei martelli, cose di questo tipo, è riuscito ad accordare una struttura creata sottoterra, in questo luogo carsico, qualcosa che fosse accordato a una frequenza voluta. E quel 110 Hz noi lo troviamo attraverso i fonometri, ad esempio, in tantissime opere che l'uomo ha realizzato, strutture del Mesoamerica, ma tantissime che noi possiamo trovare. Noi le troviamo risonanti con quel 110, ma perché? Perché in quei luoghi le persone all'epoca erano talmente sensibili da percepire lo sfregarsi delle faglie, lo scorrere dell'acqua sottoterra e situazioni di questo tipo, cosa che per noi è assolutamente inaccessibile, perché viviamo costantemente immersi nel rumore. Allora, se c'è stata una cosa che quando ci hanno arrestati tutti è stata secondo me positiva, è stata il
l'isolarci e in un attimo la natura ha preso in mano la situazione. Sentivi le oche, io abito in mezzo ai campi, che starnazzavano a chilometri. Sentivi il vento che soffiava tra le foglie. Cioè, sentivi tutto, era tutto amplificato. E quella era una situazione che un essere umano viveva tranquillamente anche a fine 800, cioè, ormai sono 100 anni che noi ci incasiniamo la vita in questa maniera. È anche comodo perché non dobbiamo assolutamente buttare nulla alle ortiche, ma quella sarebbe una situazione per noi ottimale, perché sempre animali siamo e abbiamo bisogno sia dell'interazione con l'altro, ma soprattutto dell'interazione con la natura. E la natura fa parte di un mondo che è suono, vibrazione e quant'altro. Grazie Daniele. E cosa si prova durante un'esperienza che hai fatto, no? Cioè, cosa ti cambia dopo? Quali sono i sintomi secondo te più eclatanti dopo questa suonata? Non so quanto tempo siete stati, anzi. Allora l'abbiamo affittato per un'ora, Mm. perché lì questa struttura viene utilizzata. C'è un ragazzo che porta le persone, il quale era felice di essere venuto giù con noi quando ha capito cosa stavamo facendo, perché era sceso anche con De Bertolis all'epoca, e ci sono 12 persone che possono scendere alla volta in quel luogo, con i caschetti che poi non ci siamo tolti, vabbè, perché ce l'ha anche lasciato. E quindi l'abbiamo preso per un'ora. Adesso appena finiranno le escursioni in quel posto, ci siamo già messi d'accordo per star dentro molto più tempo, perlomeno credo che andrò solamente io, perché voglio muovermi di centimetro in centimetro in quel luogo per vedere che cosa cambia, perché già muoversi, come ti ho detto, in un metro e mezzo ha stravolto completamente quello che all'inizio vedevi. E pensa che se voi riguardate quel filmato che trovate su il canale Monocorda Facebook, in quell'anfratto il ragazzo si mette a parlare sottovoce e in tutto l'ipogeo si percepisce la sua voce, cosa che succede anche in strutture mesoamericane, in cui in queste strutture enormi una persona che bisbiglia in un posto, in tutto il resto della struttura si sente la sua voce. Quindi immaginate che perfezione, che oculatezza è stata utilizzata per creare quei luoghi che tra l'altro hanno mantenuto la loro struttura nei millenni. E questo che è incredibile. Noi adesso costruiamo case che se non abitiamo più per 10 anni crollano. E lì invece abbiamo strutture che nei millenni hanno mantenuto caratteristiche di suono, di forma assolutamente inalterate. E che cosa si prova? Come ho detto prima, è qualcosa che non è spiegabile. È l'essere parte di quel luogo, vibrare con quel luogo che è stato creato apposta da persone sicuramente capaci per creare quel tipo di sensazione nella persona, e quello che ti porti a casa è intanto la grande tranquillità che quel luogo ti può dare, malgrado le difficoltà di muoversi in quel posto, che posso assicurarti, fra gocce d'acqua, che erano tutti preoccupati perché sul mio monocorda c'era un sacco di gocce d'acqua. Io ho detto, ragazzi, io sono anche un ex motociclista, e i motociclisti quando vanno in giro si mettono le patch sul giubbotto. Queste sono patch importanti sul mio monocorda di un luogo che ha lasciato il segno e lascerà il segno nei millenni. Quindi figuratevi se vado a pulire il monocorda che è stato dentro l'ipogeo e che ha preso qualche goccia sacra di quel luogo. E quello che sarebbe importante sarebbe iniziare, ma è complicato perché quella lì è una struttura pubblica. E come al solito, quando nelle strutture pubbliche cerchi di fare qualcosa, potrebbe essere che qualcuno gli dia fastidio, però non è mica detto. Sarebbe interessante portare persone a ripetere gli studi del professor De Bertolis attraverso l'utilizzo del monocorda anziché di altri strumenti, perché questo è il mio mondo, io mi occupo di questo, e quindi vedere le reazioni che hanno le persone attraverso il suono del monocorda, che lì già ho percepito, portando queste
questi amici dei nostri allievi, ma sarebbe importante portare giù persone che non sanno assolutamente nulla e che si vedano proiettate in qualcosa che non conoscono, perché le persone che erano lì più o meno sapevano quello che combino. Senti Daniele, grazie. Hai parlato anche per quanto riguarda una musica che tu metti in casa praticamente a zero volume, cioè zero, quindi non impercettibile, e però allo stesso tempo riesce a restituire una condizione benefica, stavi dicendo. Come mai? Come riesce? Allora, il suono è in grado di far passare informazioni. Sono concetti piuttosto complicati questi, anche in Vabbè, situazioni di... io cerco di impegnarmi. No, 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 ma non per te, figurati, non mi permetterei mai. Ma per la maggior parte delle persone pensare che qualcosa possa interagire con loro a livello impercettibile è già complicato. Invece l'informazione non viene alterata dall'assenza di volume di suono. E l'informazione è proprio è proprio un'informazione in coerenza di fase, che quel 110 Hz che passa attraverso una struttura che abbia il codice armonico dell'arca del mio monocorda diventa assolutamente fondamentale per dare quell'input al sistema biologico complesso di abbandonare lo stress accumulato. E quindi se tu le registrazioni che fai, chiaramente sto utilizzando una registrazione fatta in studio con tutti i crismi, e consiglio i nostri allievi a fare altrettanto, ma anche di più, e dopo lo dirò. Mantiene quell'informazione di coerenza di fase all'interno di tutta la struttura che abiti. Potrebbe essere il tuo studio, la tua casa, la tua camera da letto. E ripeto, non serve assolutamente avere il volume. Questo non vuol dire che possa sostituire il monocorda. Il monocorda ha una parte evocativa dovuta al suono che non è sostituibile, ma la funzionalità dell'informazione che passa attraverso anche un suono che non senti ha un'efficacia pari. Ma se vogliamo andare a lavorare sulle emozioni abbiamo bisogno di un suono e che la persona diventi quel suono, e quindi la mettiamo su un lettino, mettiamo il monocorda sulla persona, facciamo diventare la persona attraverso la sua cavità toracica un'estensione del monocorda e gli facciamo vivere quel suono. Quindi sono due gli aspetti. Uno di funzionalità, e questo va benissimo con le tracce anche che io ho nel mio sito, che possono essere utilizzate anche loro in questo modo. E un conto è il lato terapeutico, e quindi cercare di migliorare la vita di una persona. Perché le reazioni che le persone hanno una volta in equilibrio non sono solamente fisiche, perché è chiaro che le persone, alcune arrivano e se ne vanno senza qualche rogna, ma soprattutto l'essere destressati vuol dire vivere le emozioni in un modo diverso, la propria vita in un modo diverso, relazionarsi in modo diverso. E sono tutte cose che è difficile spiegare, ma le persone che partecipano ai nostri corsi, ad esempio, vivono in maniera personale e poi sono stimolate anche ad andare avanti se in loro questa cosa è stata stimolata. Grazie Daniele. Allora, intanto ricordiamo gli appuntamenti, che per il momento sono due, quelli previsti, che è questo evento quindi è a Vicenza il 28 e il 29 settembre. Esatto. E poi un altro a novembre, vero? Sì, lì in Lombardia, vicino a Milano, siamo a Monza, credo appena spostati su Monza, perché adesso, prima lo facevamo a Monza, adesso è stato spostato, la persona ha cambiato struttura, ho visto le foto, è bellissima. Comunque è vicino a Monza, sì. Sì, Vicino. auspicherei che ci foste anche tu, Vera, e tua moglie, ma vedremo se questa cosa sarà possibile. Mi piacerebbe molto averti con noi. Grazie, sarebbe una gioia. Dobbiamo consultare un pochino quelli che sono gli impegni, perché mi sa che abbiamo già un altro impegno. Ti capisco, ti capisco.
Siamo Proprio impegnati. tutto lo staff. Siete via? Sì, Ah, stiamo a fare noi seguiamo praticamente uno stile di cura, di fatto, no? E andiamo in quel weekend proprio a studiare questa cosa. vabbè, ci sarà occasione comunque, assolutamente. Sì, Prima o sì, poi sì. ci incontreremo. Va bene. Se c'è Allora, qualche domanda volentieri, io sono pronto a rispondere, se no rispetto, cioè, potrei parlare giorni di quello che faccio, ma parlare è pieno il web di gente che parla di quello che fa. mm, mm. Io preferisco rispondere a domande di persone che magari sono interessate. Allora, guarda, intanto abbiamo messo a disposizione, metti per favore la mail, Ale, gentilmente. Abbiamo messo a disposizione la nostra mail per quanto riguarda le persone che possono essere interessate a questi corsi o magari anche a chiedere delle informazioni direttamente al nostro Daniele Faccin, quindi possono mandare una mail, metti per favore luca.nali, perché info la dobbiamo togliere perché viene poi spammata, perché sembra, viene percepita come spam tutte le mail che si chiamano info. Quindi luca.nali@enzion.com oppure andate direttamente nel sito, nella pagina di Daniele Faccin, perché è un nostro autore, e di conseguenza li potete vedere tutto quello che lui fa, tutti quelli che sono i corsi e di conseguenza anche i collegamenti. Daniele, io ti ringrazio tantissimo. Ti faccio Grazie a te. tantissimi auguri per le tue iniziative, ce ne saranno sicuramente delle altre, perché mi parlavi anche di una vicino a Roma che è in programmazione, anche quella poi Stiamo cercando di mettere un corso di nuovo a Roma, anche tramite il tuo aiuto, non c'è problema. Cioè, sarebbe certo. veramente molto, molto bello. Perfetto. Quindi Daniele, da parte nostra lo sai, è una tecnica questa che io ho anche in studio, uso quotidianamente per quanto riguarda i miei trattamenti, quindi so assolutamente del suo potere, della sua magia. Invito le persone che sono interessate, terapeuti e non, ad approfondire questa tecnica, quindi contattateci semmai così da poter dare poi il riferimento a Daniele. Daniele, Grazie gra- ancora. grazie a te per la disponibilità, in bocca al lupo per tutto e a risentirci e arrivederci a presto. Grazie a te e a tutti quelli che hanno ascoltato e che ascolteranno. Buona giornata. Anche a te Daniele. Ciao. Sono un liutaio che costruisco strumenti musicali, li costruisco ad personam. Non sono degli strumenti musicali che servono per fare musica in senso stretto, ma sono degli strumenti musicali a corda, accordabili, che io ho ideato per utilizzarli in suonoterapia. Le frequenze incidono in maniera determinante nella persona, perché noi che lo vogliamo o no siamo frequenza e vibrazione e quindi sensibili a tutto quello che in quest'ambito viene applicato al nostro sistema biologico complesso. Noi siamo fatti al 90 e più per cento d'acqua in termini assoluti, in termini relativi almeno all'80%, e quindi noi andiamo proprio a cambiare la geometria di quella che è la nostra acqua, che deve essere naturalmente confusa con l'acqua del rubinetto e ben altro, ma questo liquido che ci caratterizza e che mantiene una memoria, su questo ormai non ci sono più dubbi, l'acqua può essere informata attraverso i suoni. Informare l'acqua è assolutamente importante. Noi dobbiamo di volta in volta cercare di riportare a uno stato, possiamo dire originario, le nostre cellule, quindi la nostra acqua delle cellule, a quello stato primario di coerenza e di equilibrio, e il suono in questo caso è estremamente importante, appunto perché dicevo prima che noi siamo suono e vibrazione.